Buongiorno! Buongiorno a tutti! Ma soprattutto benvenuti in Cappadocia! Ieri non l'abbiamo detto perché eravamo impazziti, presi da questa bellezza. È vero, perché una volta che si esce dalla città di Aksaray, praticamente il paesaggio, come vi abbiamo accennato, cambia completamente. Ma subito, E ci si trova immersi già in questi cammini delle fate, come vengono chiamati, in questi pinnacoli, in queste rocce, in questi colori, e si impazzisce quello che è successo a noi. Esatto, la parte centrale a Cappadocia è un pochino più avanti. Questa è la parte iniziale che si chiama Selime, la valle di Selime. Ilara Valley, credo. Ilara Valley. Precisamente. E Selime, come la chiamano Selime, Selime, cioè, ci sono vari accenti a seconda di chi incontri. E questa è la famosa cattedrale di Selime. Ieri sera quindi abbiamo visto alcune parti con il tramonto, un bel tramonto, però la cattedrale che è qua sopra era chiusa. Infatti stamani siamo tornati, abbiamo fatto il biglietto che vale per tutta la giornata, per tutte le attrazioni della valle, e ora la andremo a vedere. Abbiamo dormito nel parcheggio qui vicino, meno qualcosa. Stamani quando ho acceso il motore -7, quindi penso abbia fatto -10. Avete visto anche dal ghiaccio che c'era sui fari. Mamma mia. E c'era anche un rubinetto completamente ghiacciato. E la particolarità anche di questa zona è che qui intorno è stato anche set di Guerre Stellari. Ora i punti esatti saranno difficili da trovare, noi ci proviamo. Abbiamo però trovato il barrettino di Guerre Stellari. Quando Fede ha visto la scritta Star Wars è impazzito completamente. È impazzito. Vedete, il sentiero è tutto indicato dalle frecce. Noi ripercorriamo questo percorso che ci porta su alla cattedrale. Ieri eravamo arrivati fino a questo punto, ma il cancello era chiuso. Ci addentriamo adesso lungo questo tunnel e piano piano saliamo dentro questi pinnacoli. Qui c'è tutto il percorso che dovremo fare e piano piano saliremo sempre più in alto. Per passare qui sotto è un po' bassa, eh? Qui abbiamo la nostra guida che ci porta a scoprire questo luogo meraviglioso. Ciao bellino! Lo sapete perché ci segue? Perché gli abbiamo già dato da mangiare ben 2 volte, ieri sera e oggi, e quindi ha capito che con noi funziona bene. E poi viene, ti dà le testatone e vuole le coccole. Questo testone. Bene, ci sediamo su questa comoda panchina, scaldati da questo bel solicino, nella piazza, chiamiamola piazza. L'Agorà sarà. L'Agorà di tutto il complesso di questo monastero di Selime. Il monastero di Selime risale all'8-9 secolo ed è il monastero più grande ed imponente di tutta la Cappadocia. Si stima che ci siano voluti oltre 200 anni per costruire tutto quanto e che potesse ospitare ben 5.000 persone contemporaneamente. Inizialmente era un monastero, ma poi nei secoli a venire è stato convertito in un caravanserraglio. E voi sapete già cos'è il caravanserraglio, perché ne abbiamo già visto uno. Questo ospitava, come per l'altro, viandanti, mercanti, che poi di fatto percorrevano la via della seta e avevano bisogno, sia per loro stessi che per i loro animali, di uno stop, di una pausa per rifocillarsi, appunto per mangiare loro stessi e gli animali. E
Questo sito, pensate un po', era dotato di tutti i comfort, diciamo Tutti così. comfort. Ci sono delle grandi cucine dove potevano avere dei pasti caldi, ci sono dei posti per riposare, una chiesa che andremo a vedere, quella che è definita poi la cattedrale, e grandi magazzini per lo stoccaggio di beni, di merci, eccetera, eccetera. Quindi di fatto questo sembra un gran formicaio, ma noi ci immaginiamo che poi lo fosse veramente, insomma. Esatto, e pensate che era completamente gratuito. All'epoca si poteva sostare al massimo per 3 giorni e poi sloggiare, un po' come succede Esatto. con i luoghi che troviamo su Park 4Night. Esatto. A volte troviamo queste aree sosta camper gratuite con la corrente elettrica gratis, ma dopo 3 giorni via. Magari nasce proprio da lì questa cosa, perché caravansellaio. Infatti. Purtroppo dopo il XVI secolo tutto questo sito è stato abbandonato ed è un po' andato in rovina. Oltretutto ci sono stati atti di vandalismo nei secoli e i pastori poi se ne sono impossessati per custodirci dentro, fare dei ricoveri per gli animali, le pecore, le capre, un po' come abbiamo visto anche ieri. Fortunatamente ultimamente è stato un po' messo a posto, ci sono state costruite queste passerelle di legno per poterlo visitare agevolmente e quindi viene preservato per chi volesse visitarlo. Qui ad esempio abbiamo il magazzino del grano, quindi questo era già un sito di stoccaggio. Qui ci sono vari depositi di stoccaggio e qui abbiamo l'ingresso del monastero che vi mostriamo dopo. Qui si beve, si entra anche dentro l'enoteca. Probabilmente qui ci tenevano, ci stoccavano le botti di vino. Anche qui facevano il fuoco perché ovviamente per scaldarsi all'interno di queste stanze sono tutte annerite. Questo era un altro magazzino adibito allo stoccaggio delle merci e adesso entriamo dentro la cucina dove pare esserci un mega camino che veniva utilizzato all'epoca. Entriamo dentro e lo scopriamo insieme. Io sto già cucinando. Marta è già lì che cucina. Guardate qua che meraviglia e che rimbombo. Questa è la super canna fumaria, veramente gigantesca. E qui venivano cucinati i pasti per i viandanti. E noi siamo viandanti. Quindi, guarda, ancora è presto, dai, per mangiare. Qui abbiamo un'altra terrazza panoramica. Che c'è di qua? C'è la botola di espulsione per chi si comporta la mano. Ah! Entriamo adesso nel monastero. Speriamo che ci sia luce. Eccolo qua. Bellissimo, poi ci sono tanti corridoi all'interno dei quali ci possiamo infilare. È un po' buio, vediamo se si vede qualcosa. Proviamo a infilarci in questo corridoio. Facciamo luce col cellulare. Non è per tutti, Cioè veramente questa è una città. Oh, questa è bellissima. E percorrendo quindi questo buio corridoio si arriva dentro questa fantastica chiesa. Immaginate quanto tempo ci sia voluto per scavare e produrre tutta questa bellezza. E creare queste nicchie. E altrettanto tempo ci hanno messo questi beep, perché non voglio dire il termine, per vandalizzarla, perché purtroppo nelle pareti ci sono graffiti, spray, scritte, eccetera, eccetera. Quindi come vedete è sempre l'opera tra Dell'uomo. virgolette, perché non è un'opera, ma in maniera ironica, dell'uomo che Prima crea e esatto, poi distrugge. Esatto, volevo dire quello. Io purtroppo sono sensibile a queste cose e mi ci è caduto l'occhio, anche perché è veramente una bellezza, ma ci sono alcuni angoli che sono sciupati da questi scempi. Qui c'è questa piccola cripta della chiesa, molto buia. Sì, quello che si vedrà non lo sappiamo, però. Qui ci doveva essere un altro camino.
la neve dal buco non si è dedicato. Qua sali e ti trovi. È un labirinto, ragazzi, c'è da perdersi. Molto attenti, perché posso scivolare un po'. Lì abbiamo la cattedrale e qui la cappella. Qui ci dovevano essere anche dei bellissimi affreschi, purtroppo sono rimaste pochissime tracce. Guardate là che intarsi. Ed eccoci arrivati all'interno della cattedrale. Una meraviglia. Meravigliosa. Meraviglia assoluta. Con queste due file di colonne e gli affreschi. Qui si vedono molto bene. Sì. Almeno quello che ne rimane. E anche la volta sarebbe stata tutta affrescata. Un po' sicuramente l'umidità, il fattore tempo, ma anche la mano dell'uomo. Allora, ma dove vi portano i tickets? Ragazzi, fateci sapere nei commenti, a noi ci farebbe piacere se vi è piaciuto quanto è piaciuto a noi, perché noi veramente siamo impazziti. Noi ci siamo persi qua dentro. Ci siamo persi, veramente il panorama è cambiato e ci ha dato proprio questa botta d'energia, insomma, sì. Perché ora poi affronteremo più avanti tutta la Cappadocia. Esatto. Quindi innanzitutto rimanete con noi, così ne vedrete delle belle, e niente, mettete nei commenti insomma se vi è piaciuto, che cosa ne pensate, se l'avete già visitato in passato, se insomma. E anche in che periodo l'avete visto, perché noi l'abbiamo visto in questo periodo con questa bella spruzzata di neve che gli dà quel tocco di magia in più. È affascinante. Sembra un po' di essere dentro un presepe gigante. Esatto, siamo indecisi fra un gran formicaio, un termitaio e un presepe gigante. Nel frattempo c'è Johnny qui che la nostra guida vuole le carezze perché ha fame, ha capito che da noi magna, sì. E quindi ci dà le botte con la testa per svegliarci, perché ci ha aspettato nel tour mentre dormiva, ora ci ha visto prendere la via del ritorno e ci dà le testate. Sì, sì. Solo che Johnny, siamo sul ciglio, non ci puoi dare le testate. Johnny, saluta i nostri amici e di loro di iscriversi al canale. Esatto. E te ti sei iscritto al canale, Johnny? Abbiamo soprannominato Johnny. Sono un po' consumatelli gli scalini. Oddio. Vabbè, meno male ci hanno messo il collimone. Se no sai, ruzzolata come le zucche. Sembra facile, Bella è la vita del vlogger. Sì. Siamo dentro Charlie al lavoro, ormai è scesa la notte, abbiamo acceso il cinebasto perché è freddo, abbastanza freddo, e ora stiamo un po' lavorando al computer, però abbiamo riscontrato un problema che vi mostriamo subito. Qui abbiamo il pavimento un po' bagnato, ora dobbiamo capire il motivo per cui qui... Pensavamo che fosse la doccia, poi c'è un po' d'acqua perché abbiamo fatto la doccia. No.
noi abbiamo fatto la doccia e quindi pensavamo di aver buttato un po' d'acqua fuori. Il problema è che qui abbiamo tutto bagnato. Ora non so se si vede, anche asciugato. Abbiamo il garage, qui sotto vedete è tutto umido e abbiamo il legno qui bagnato. Qui abbiamo il legno bagnato, tutto umido. Cavolo, ma qui è tutto bagnato, vedi? Qui è tutto bagnato, tutto, ma è zuppo, zuppo. Sotto al tappeto è un po' umido. Provo a entrare qui sotto al garage a vedere cosa ci può essere successo. I tubi sono a posto. L'unico elemento da cui potrebbe uscire l'acqua è il boiler che è qui sotto. Qui effettivamente è bagnato, tutto bagnato. È umido, è umido. Poi queste cose sempre di notte, di buio. Qui è bagnato il legno, molto umida la storia. Qui ragazzi abbiamo un problema, abbiamo un grosso problema. Io spero che non ci siano perdite. Qui il problema, dobbiamo controllare il serbatoio, però l'acqua è bagnato di qua. Il serbatoio a sinistra, e già il serbatoio l'abbiamo cambiato una volta perché aveva un difetto di fabbrica e meno male ce ne siamo accorti, perché poteva scoppiare da un momento a un altro. E poi magari vi metto anche il video qua sopra, così andate a vedere cosa è successo, perché quando abbiamo fatto le ultime modifiche, una delle ultime modifiche, ovvero abbiamo messo il bocchettone esterno, siamo andati a rimuovere il serbatoio e ci siamo accorti che era praticamente al limite dell'esplosione. Ma questa è un'altra storia. Oggi abbiamo un problema più grave. Qui abbiamo una perdita d'acqua. Se dici dal serbatoio se l'acqua può andare verso destra, devo controllare qui se c'è qualche perdita, se c'è qualche bottiglia d'acqua che perde acqua, perché potrebbe essere anche una bottiglia d'acqua meccanica. Abbiamo tutte le bottiglie dell'acqua, però qui il legno è asciutto, la parte sinistra lo sento tutto asciutto, invece da quest'altro lato sento tutto bagnato. Ora ci si muove male perché abbiamo il garage pieno di roba. Niente, devo controllare sta cosa perché non va bene per niente. Vediamo se riesco ad aprire il vano del boiler, si controlla, dai. Ora ti passo un po' di roba dietro e vediamo di fare un po' di spazio, perché fuori siamo sotto zero. Vediamo un po' cosa riusciamo a vedere da dentro. Qui vedete siamo sotto il letto praticamente nel nostro garage. Qui abbiamo il passaruota sul quale c'è un baule e abbiamo appoggiato tutta la nostra roba. Dietro il pannello solare abbiamo un box di legno all'interno del quale c'è il cinebasto, la cui aria calda attraversa il boiler scaldando l'acqua. In più abbiamo la serpentina elettrica da 300 watt. Però abbiamo il box di legno che è bagnato. Non so se si vede, ma è molto umido. Allora, da parte sinistra abbiamo rimosso tutto e sotto è tutto asciutto. Questo versante è tutto a posto, quindi dove c'è il serbatoio dell'acqua, che è lì dietro, sopra al passaruota, qui abbiamo il serbatoio dell'acqua ed è tutto asciutto, qui non c'è acqua da nessuna parte. Vediamo se si riesce a levare la power station. Aspetta, vai. Abbiamo la cassetta di attrezzi che è tutta asciutta. Allora, aspetta, prova a prendere questa. Vai, ce l'ho. Ora il pannello solare, questo non si può levare davvero, però lo posso spostare. Le metto sul letto. Sì. Qui tra l'altro c'è anche da dare un'aspirata, perché ovviamente sì. Qui il pannello solare ogni volta si mette fuori, si rimette dentro, c'è un po' di sporco. Allora, qui il legno è tutto asciutto, quindi non sono le taniche d'acqua che perdono, anche se sono belle bagnate di condensa. Questa un po' di condensa la fanno. Qui il legno è tutto a posto, però qui sotto
ora diamo anche un'aspirata già che ci siamo. Abbiamo il problema che è tutto bagnato, guarda qua, tutto fradicio e il legno ha assorbito l'acqua, quindi non vorrei davvero che ci fosse, allora che è bagnato forte, non vorrei ci fosse un problema qua dentro al boiler. Prendi questo, con il cambio estivo speriamo di metterlo presto, che abbiamo i nostri cunei, quelli li posso lasciare da sopra. Qui abbiamo le catene in caso di neve e ghiaccio, e mettiamo là. Ora ragazzi il momento è critico, ora andiamo ad aprire il coperchio, speriamo di non avere la sorpresa. Non è bella. Allora, qui abbiamo il cinebasto che abbiamo spento, qui è tutto asciutto, qui abbiamo il boiler, i tubi sono tutti a posto. Io qui ho questo pezzo di carta che avevo messo per vedere se ci erano perdite, però è asciutto, è brutto da vedersi, però è utile perché se ci fosse una perdita d'acqua qui le goccioline poi andrebbero a bagnare il tubo. Qui è tutto asciutto, qui è tutto asciutto, qui è tutto asciutto. Perché è strano, perché qui comunque non è bagnato, il pavimento non è bagnato, no, è asciutto. Questo serve per isolare il tubo qui di scarico dell'acqua, questo serve per lo sfiato o per quando vogliamo svuotare il boiler, e con il calore del cinebasto andiamo a proteggerlo. Però è asciutto qui, io non mi torna sta cosa. Aspetta, via, vado a rimuovere anche il nostro carrellino. Lascia. Vedete, ci siamo. Sembra ci sia scoppiata una bomba dentro a casa. Sì, queste cose poi la sera vanno fatte ovviamente. Sempre. Però quando c'è un'emergenza, allora, potrebbe essere un problema di condensa. Qui sotto è asciutto però, o c'è una micro perdita, però il legno è effettivamente bagnato. Il legno è bagnato e parte ad essere bagnato da questa parte qui. Qui è tutto bello bagnato, quindi vuol dire che si è bagnato da dentro, da qui. Andiamo a rimuovere questo coperchio. Stasera si salta anche la cena, guarda. Rimuoviamo il coperchio. Allora, questo è il tubo del cinebasto che fa questa curva e poi ci butta l'aria calda dalla bocchetta frontale. Si è bagnato il legno qui sotto si è bagnato. Devo capire da dove perde l'acqua, o si è allentato questo rubinetto di scarico, l'acqua da qui, perché qui inizia a essere bagnato, però poi ha fatto tutto sto giro, oppure c'è una perdita sotto al boiler che però è tutto asciutto. È vero anche che con l'aria calda magari ha asciugato, perché il pavimento in laminato non lascia macchie perché si asciuga, ma il compensato si bagna e rimane bagnato. Ora diamo un'aspirata, poi cerchiamo un po' di capire cosa è successo. Questo si rimette. Allora, abbiamo acceso il cinebasto e con il calore, non so se qui si vede, c'è dell'acqua. Stiamo facendo passare l'aria calda dentro al boiler e qui sta uscendo acqua. Qui c'è dell'acqua, ma non è il boiler di per sé. Il problema è qui è tutto bagnato fradicio, guarda qua. Qui è tutto bagnato, guarda. Si vede. Quindi sta perdendo qui sotto, devo capire se è questo tubo che perde, perché qui è bagnato qui sotto, oppure se si è crepato il boiler all'interno ed esce l'acqua qui sotto. È tutto bagnato qui. Come accendiamo il boiler, o meglio, come accendiamo il cinebasto, qui esce l'acqua. Prima era asciutto, non lo faceva più, guarda qua, ne perde tantissimo. E poi torna, viene di qua, guarda qua, mannaggia.
La cosa strana è che con il cinebasso spento l'acqua non usciva. Ora che l'abbiamo acceso si scalda l'acqua. Mannaggia, mannaggia. Vedete? Tutto bagnato. Qui esce l'acqua.